Grimorio, antico libro arcano, non fretta, ma fame di sapere che racchiude formule, evocazioni, sigilli e segreti magici, conosciuto anche come il libro delle ombre. Benvenuto o bentornato nel Bosco delle Streghe, caro pellegrino dell'ignoto. Prima di iniziare ti chiedo di mettere un like per sostenere il canale e il mio lavoro e di iscriverti per rimanere aggiornato e farci compagnia. Oggi ho intenzione di rispondere ad un sondaggio che ho fatto nei miei post della community del canale, dove molti mi hanno chiesto di parlare dei grimori. In particolare, una di voi mi ha fatto tante domande che mi hanno incuriosito e quindi gli dedico questo video. Oggi vi propongo una guida iniziale ispirata agli antichi grimori, ma rivolta a neofiti seri, cioè a principianti che hanno iniziato il loro percorso spirituale nella stregoneria. Vi spiegherò cosa fare, come iniziare, propongo dei rituali facili da eseguire, riflessioni interiori, indicazioni sulle pratiche utili per scoprire e sviluppare le tue capacità occulte. Intanto, cos'è un grimorio? Il grimorio è un libro magico che contiene rituali, incantesimi, simboli, conoscenze esoteriche ed erboristiche, oltre alle pratiche spirituali. Nella stregoneria è molto importante questo grimorio, chiamato anche libro delle ombre, e ognuno può crearsi il suo grimorio privato, grimori antichi e potere personale. Iniziamo con l'approccio corretto. Prima di fare dei rituali viene il cammino interiore. I veri grimori, parlo di quelli antichi, come il Clavicola Salomonis, Ars Notoria, il Picatrix, il libro di Abramelin, non erano solo delle raccolte di incantesimi, ma veri percorsi iniziatici. Avvicinarsi alla stregoneria non avviene perché è di moda, ma perché a tratti oppure in armonia con le energie che ha intorno. Tuttavia vi presento il primo rituale da fare che vi risveglia. Rituale per risvegliare la sensibilità magica interiore, da svolgere durante la luna nuova oppure il primo giorno della luna crescente. In particolare questo momento è conosciuto come il momento del seme. Vi occorre una candela bianca, una ciotola d'acqua, una piccola pietra naturale a vostra scelta, come quarzo, ametista oppure una semplice pietra che trovate per strada o in spiaggia, qualcosa che vi richiama, un diario o un quaderno. Procedi in questo modo. Accendi la candela in un luogo silenzioso. Fissa la fiamma in silenzio per almeno 2-3 minuti, respirando lentamente. Entra in uno stato ricettivo, senza aspettative. Tocca l'acqua e poi la pietra. Chiudi gli occhi. Immagina una luce dentro di te che si risveglia, piccola, anzi piccolissima, ma che viva. Chiedi mentalmente o a voce al tuo spirito interiore, cioè a te stessa: qual è il mio dono nascosto? Come posso coltivarlo? Ascolta in silenzio, non forzare. Annotati poi qualunque immagine, parola, sensazione o idea ti arrivi. Chiudi il rituale ringraziando e spegnendo la candela con rispetto, e ciò vuol dire mai soffiarci sopra. Le candele si spengono con 2 dita oppure coprendole con un cappuccio. Riconosci la tua magia? A quale elemento appartieni? Dopo il rituale osservati. Studiati per 7 giorni. Sei più sensibile ai sogni? Noti segnali ricorrenti nella natura? Hai improvvise intuizioni o empatia più forte verso gli altri o verso gli animali? Ti senti attratto da elementi specifici come fuoco, erbe, stelle o simboli? Annota tutto quello che provi. Questo è l'inizio del linguaggio simbolico personale del grimorio che andrai a creare. Questa è la chiave di ogni pratica di stregoneria seria. Strega si può diventare. C'è chi ha la fortuna di essere una strega naturale, dunque ha una predisposizione all'occulto, ma anche per loro è necessario esercitarsi e studiare, altrimenti si corre il rischio di avere poi dei doni dormienti. Tuttavia la maggior parte delle streghe diventa strega con degli esercizi che puoi fare quotidianamente oppure di tanto in tanto, quando te la senti. Tanto per farti un calendario, ti dico che lunedì potresti osservare le emozioni, quindi le tue reazioni interiori o quelle degli altri. Martedì devi fare una camminata nella natura o al mare e fare attenzione ai segni della natura, come alle foglie, al vento, a quello che ti dicono gli animali. Mercoledì puoi fare una meditazione silenziosa davanti a una candela. Giovedì una lettura di una pagina di un grimorio o testo esoterico serio che puoi trovare anche in PDF su internet, o ancora meglio puoi fare un rituale. Venerdì scrivi qualcosa che vuoi scrivere, una poesia, un pensiero, una canzone oppure annota dei sogni.
Il sabato è dedicato ai rituali di purificazione, in casa e su te stessa. Puoi accendere dell'incenso, oppure accendere una candela profumata o ancora fare un bagno rilassante. Domenica c'è il ringraziamento e la riflessione. Di domenica domandati: cosa sto apprendendo? Ricordati che il potere non è un fulmine, è una brace che va alimentata ogni giorno. Chi segue il sentiero o il percorso spirituale di stregoneria lo deve fare con umiltà, con studio e con un cuore pulito. Scoprirai che la magia è l'arte di vedere il mondo in modo diverso e più profondo, di agire con consapevolezza in base a quello che apprendi. Crea il tuo grimorio o libro delle ombre. Iniziamo allora a creare insieme il tuo primo grimorio personale, pensato come strumento di crescita, studio e di pratica magica. Sarà il tuo libro delle ombre, ma anche un diario magico, uno specchio della tua anima. Ti propongo una struttura base del tuo grimorio, faccio un appunto. Lo puoi fare o fisico, quindi cartaceo, oppure digitale, cioè sul tuo computer personale. Scrivi nella prima pagina, a mano se possibile: questo è il mio libro sacro, il mio spazio di ricerca, la mia verità e il mio potere. Mi impegno a usarlo con saggezza, rispetto e responsabilità. In questo modo hai benedetto il tuo primo grimorio. Alla fine della pagina poni la tua firma con il nome magico che hai. Se ancora non lo hai, non scrivere nulla. Scoprirai il tuo nome magico con il tempo. Fai un indice delle sezioni. Ti consiglio di lasciare 2 o 3 pagine vuote per creare un indice man mano che aggiungi i contenuti. Ecco un esempio di sezioni utili: intenti e dediche, lascia 2 o 3 pagine, rituali personali, lascia 2 o 3 pagine, poi ci sono osservazioni spirituali e sogni, simboli e segni, erbe, pietre e colori, fasi lunari e astrologia, incantesimi testati, preghiere, canti, formule che conosci o che hai inventato che sono funzionanti, appunti di studio esoterico, esperienze e risultati. Rituale: risveglio del nome interiore. Dato che ti ho parlato del nome interiore, ti propongo di cominciare con un rituale semplice ma profondo, per stabilire e iniziare a capire qual è il tuo nome interiore. Da fare quando la luna è crescente, scegli la tua ora che può essere mezzanotte o l'alba. Ti occorre una candela bianca, una ciotola d'acqua, qualcosa di naturale che ti rappresenti, e può essere un rametto, un cristallo, una piuma. Sentiti libera di scegliere quello che più ti attrae. Il tuo grimorio deve essere aperto alla prima pagina bianca. Procedi poi senza fretta in questo modo: accendi la candela, poni la tua mano sull'acqua e chiudi gli occhi, respira 3 volte lentamente, recita: invoco la mia verità, chiamo il mio nome, ascolto la voce che guida il mio spirito. Ascolta in silenzio, una parola, un suono o un'immagine potrebbero emergere alle tue orecchie oppure nella tua mente. Questo potrebbe essere il tuo primo nome magico o un indizio di quale esso sarà. Apri gli occhi, scrivi nel grimorio tutto ciò che hai percepito senza giudicarti. Chiudi con: che questo libro custodisca la mia crescita e la mia luce, così sia. Apro una piccola parentesi. Mentre ti ascolti in silenzio, potrebbe venirti in mente anche l'immagine di un animale, di un albero, di un fiore. Quindi potresti ricercare qualcosa o qualche nome che appartenga a questa immagine. Essi potrebbero anche essere degli spiriti guida che ti stanno indicando il tuo nome. Ad esempio, immagini un lupo? Allora il tuo nome potrebbe essere associato ad un lupo antico. Chiudo parentesi. Il risveglio del nome interiore. In ogni tradizione magica antica il nome ha un potere profondo, non è solo una parola, ma un sigillo della tua identità spirituale da non divulgare, cioè da non dire. Quando si intraprende un percorso iniziatico, un percorso spirituale o un percorso nella stregoneria, è comune che l'individuo riceva o scelga un nome magico, non per nascondersi, attenzione, ma per manifestare la parte più autentica e invisibile di se stessi. Questa è la parte che noi streghe chiamiamo proiezione astrale. Il nome interiore non si inventa, si scopre. È come una nota musicale che vibra solo in certe condizioni. Quando la mente tace, lo spirito ascolta. In alcuni grimori medievali si dice che il nome magico sia quello che conoscono gli spiriti, perché porta con sé la vera essenza della tua anima. Per trovarlo bisogna prima liberarsi dall'ego e dalle maschere sociali, e questa è la parte più difficile per molti. Alle volte, anzi troppe volte, siamo noi i primi a giudicarci. Spesso il nome arriva in un sogno, oppure durante un rituale, o emerge spontaneamente mentre si pratica la meditazione o la stregoneria. Può essere un suono, una parola antica, un animale, un archetipo. Comunque questo nome va scritto nel tuo grimorio.
trattato con rispetto e usato solo nei contesti sacri, spirituali, rituali o durante gli incantesimi, quando fai ad esempio delle evocazioni. Avere un nome magico rafforza la connessione con il proprio potere personale, è come indossare un mantello invisibile, protegge, focalizza, dà direzioni. Non è necessario svelarlo, è uno strumento, non un titolo o un vanto. Usarlo nella meditazione o all'inizio di un rito aiuta a entrare nello spazio magico, lasciando il mondo profano, cioè quello reale, la vita che stiamo vivendo, alle tue spalle. Il nome magico poi non è fisso, con il tempo può evolversi, mutare, cambiare, come accade a noi, alla nostra anima, al nostro carattere e anche alla nostra tipologia di magia. Ma una cosa è certa, quando lo trovi, lo senti, come un eco dentro il petto che finalmente ha trovato casa. Creazione del sigillo personale. Il sigillo personale è un emblema grafico che racchiude la tua essenza magica in un simbolo unico, ma importante per te. Nei grimori antichi, tale simbolo veniva impresso nella copertina. Esso è anche un modo per proteggere il tuo libro dagli influssi negativi, oppure da spiriti maligni. Quindi devi scegliere un po' il tuo marchio, se proprio vuoi che il tuo grimorio sia completo, perché il simbolo è una protezione. Per creare il tuo simbolo ti consiglio questo rituale, che è un rituale di ancoraggio dell'energia. Inizia con definire il tuo intento, cioè prima di tutto scegli uno scopo, ad esempio chiamare la tua forza interiore, armonizzarti con la stregoneria, essere una strega, proteggere la tua essenza di strega. Definire l'intento all'interno del sigillo ti permetterà di far crescere, di dare vita al grimorio. Il rituale inizia con una frase: io sono luce in ogni mio passo. Ci tengo a dire che questa frase ha in sé 3 elementi chiave che richiamano le energie, vale a dire la luce, quindi il cerchio usato anche dalle streghe che rappresenta la perfezione, la totalità, ma anche lo spazio sacro. È forte, cioè rappresenta la forza, che indica il triangolo, che può essere stabilità, direzione. Infine, in questa frase ritroviamo l'armonia, che è l'equilibrio del tuo percorso spirituale, della tua magia, della tua stregoneria. Ecco perché io consiglio di dire questa frase mentre stai cercando il tuo sigillo. Tra l'altro ricordati che la luce è il cerchio, la forza il triangolo, l'armonia è una linea orizzontale, quindi puoi usare queste 3 forme per creare il tuo sigillo. Puoi unire tutti gli elementi proprio sulla prima pagina, devi scegliere tu quale sia il tuo simbolo. Però ti do un consiglio: il sigillo va completato con lettere, tarocchi, numeri o rune. Scegli tu cosa vuoi. Infine, una volta che hai creato il tuo sigillo, lo devi caricare, quindi posiziona il sigillo davanti a una candela bianca accesa. Fissa il tuo sguardo sul punto centrale del sigillo per almeno 2 minuti. Pronuncia nuovamente il tuo scopo originale, che ti ho detto devi fare all'inizio del rituale. Poi immagina una luce che discende dall'alto e si imprime o viene imprigionato nel tuo sigillo. A questo punto lo puoi poggiare o all'interno del grimorio oppure sulla pagina iniziale. Questa è una scelta tua. Con questo sigillo personale il tuo grimorio diventerà solo tuo e sarà un contenitore di conoscenza, ma anche un qualcosa di vivo, un qualcosa che ti risponde, uno strumento vivente ed è importante nella pratica della tua magia. Connettiti ai 4 elementi. Ogni percorso spirituale, ogni via magica seria, dai grimori medievali alla stregoneria moderna fino all'alchimia, si fonda su un principio essenziale. Tutto ciò che esiste è composto da 4 elementi fondamentali, più il quinto che sarebbe l'etere o l'anima o lo spirito. Impara a conoscere e a lavorare con terra, acqua, aria e fuoco, perché questo significa risvegliare la propria sensibilità magica e ristabilire l'equilibrio interno. In poche parole, conoscere i 4 elementi ti fa divenire una strega. Ti do qualche indicazione. Elemento terra. Esso indica la stabilità, il materiale, il corpo, la concretezza. Ti connette alla materia, alla pazienza, alla costruzione e puoi fare un esercizio per connetterti alla terra. Cammina a piedi nudi sull'erba o su pietre o sulla spiaggia. Medita tenendo in mano una pietra, che può essere un minerale a cui sei affezionata, come ossidiana, quarzo o altro, oppure una semplice pietra che ti piace. E fatti questa domanda: io sono terra? Elemento acqua. L'acqua indica l'emozione, l'intuizione, il sogno ed è anche
l'elemento del passaggio, poiché l'acqua connette dal mondo materiale a quello immateriale, dal mondo dei vivi a quello dei morti. L'acqua ti guida nei mondi interiori, nella memoria e nel cuore, e anche qui puoi fare questo esercizio. Siediti davanti a una ciotola d'acqua, davanti al mare, a un fiume, a un lago se hai la possibilità. Osserva la superficie e lascia fluire le immagini. Poi fatti questa domanda: cosa mi emoziona davvero? Elemento aria. Esso rappresenta il pensiero, la parola, ma soprattutto la conoscenza. Favorisce la comunicazione, la creatività e l'immaginazione. Qui l'esercizio è molto semplice. Accendi un incenso e osserva il fumo in che direzione va. Segui il suo movimento, respira profondamente e scrivi ciò che emerge dentro di te. A questo punto domandati: cosa mi libera? Elemento fuoco. L'elemento fuoco è la volontà, la passione, l'energia, la trasformazione, risveglia il coraggio, l'istinto primitivo, la determinazione. E qui l'esercizio è questo: accendi una candela e concentrati sulla fiamma. Visualizza tutte le tue paure che bruciano e si dissolvono. A questo punto domandati: cosa mi accende dentro? Faccio una piccola nota personale. Ogni domanda che ti fai, naturalmente deve avere una risposta. Non è una risposta che ti arriva immediatamente, però quando ti arriva, scrivila nel tuo grimorio, poiché da essa potresti capire a quale elemento maggiormente appartieni. Le streghe sono ottime conoscitrici di tutti e quattro gli elementi più del quinto, però è vero che ognuna di noi è legata in modo particolare a un elemento. L'essenza del grimorio. Dedica una pagina a ciascun elemento, riporta le esperienze, le immagini ricevute, i sogni collegati agli elementi e le tue riflessioni. Con il tempo capirai qual è l'elemento che ti domina e quale ha bisogno di essere coltivato. Una strega in armonia con gli elementi è un ponte tra cielo e terra, tra invisibile e visibile, ed è una strega molto forte. Aggiungo poi un pensiero personale. Io ho iniziato a parlare dei grimori in modo che anche i principianti possano capire l'importanza di questo libro, cioè del libro delle ombre, e si connettano alla propria essenza e quindi alla magia. La stregoneria è profonda ed è un cammino continuo che non riposa mai e non termina mai, un cammino occulto, esoterico, e per ogni strega è un cammino diverso. Aggiungo poi che per i più curiosi consiglio comunque uno studio su alcuni grimori adatti a neofiti appassionati, cioè a principianti seri. Tra questi ritroviamo il libro della magia sacra di Abramel il mago, il piccolo grimorio verde, magia naturale e semplice, il Kybalion, fondamenti di filosofia ermetica, la magia teorica e pratica di Franz Bardon, impegnativo ma illuminante. Domanda e risposta nel libro delle ombre. Concludo con una curiosità. Quando il tuo libro delle ombre diventa sempre più completo e pieno, con rituali e culti, con magie e consigli, sappi che potrai fargli delle domande, perché lui è vivo. Ponendo il libro chiuso tra le tue mani, fai la tua domanda e poi aprilo a caso per 2 volte. Ricorda una cosa importante: la pagina destra ti dirà qual è il tuo problema, la pagina sinistra ti dirà come comportarti. Ti do una testimonianza mia personale. Io un giorno domandai al mio libro delle ombre, cioè al mio grimorio: oggi mi sento sola, hai un consiglio da darmi? Ho aperto il libro 2 volte, a caso, ed ecco le pagine che mi si sono presentate. Pagina destra, nella prima apertura. Qui c'era un rituale contro le negatività ed infatti in quel periodo mi sentivo molto stanca e nell'aria avvertivo del nervosismo. Nella seconda apertura, nella pagina a sinistra, invece c'era scritto infusi di erbe energetico. Ho quindi fatto un rituale contro le negatività e per qualche giorno ho deciso di fare l'infuso di queste erbe. E devo essere sincera, ciò a me personalmente mi ha aiutato molto. Questa però è la mia esperienza personale con il mio grimorio. Ed ora ti faccio delle domande curiose perché io sono curiosa. Se trovassi un antico grimorio sotto la luna piena, quale domanda gli faresti per prima? Scrivilo nei commenti. Se il tuo nome magico potesse emergere stanotte nei sogni, ti senti già pronto ad accoglierlo? Fammelo sapere. Naturalmente non dirmi il tuo nome magico, altrimenti diventa pubblico. Terminiamo qui il video di oggi. Lascia un like se il video ti è piaciuto e iscriviti al canale per rimanere aggiornato. Un saluto dal Bosco delle Streghe.